Benvenuti su techbim.com. Oggi analizziamo questa bellissima Kenwood del 1999, un Synto CD KDC 5070R. Vediamo l'accensione attraverso questo tasto. Ok, come al solito iniziamo subito con le analisi della connettività, quindi ingressi e uscite. Andiamo quindi a vedere la parte relativa alla connettività. Abbiamo il classico connettore ISO. Okay. Abbiamo un'uscita posteriore rear a 2 volt, la presa dell'antenna FM e la parte connettore che permette di collegare il cambio CD oppure altre periferiche Kenwood. Ad esempio ho indicato sul frontalino DAB perché all'epoca era possibile collegare un ricevitore DAB esterno, o qualsiasi altro, diciamo, ricevitore periferica Kenwood compatibile con questo ingresso. Va bene? Ok, passiamo ora alla parte funzionalità. Ok, dopo aver visto la parte della connettività, andiamo ad analizzare un po' questa sorgente. Praticamente la caratteristica che la contraddistingue è questo ampio display, come potete vedere, con le scritte ben illuminate. Era proprio una caratteristica delle autoradio Kenwood di quegli anni. Ovviamente è rimasta ancora il simbolo, il triangolo Kenwood. Questo era un Synto CD. Iniziamo a vedere un po' di funzioni. Quindi abbiamo i tasti di volume, il tasto per attenuare, ok, se tenuto premuto disattivava o attivava il loudness. Poi abbiamo i classici tasti da 1 a 6 per memorizzare le stazioni FM. Da questo tasto si potevano cambiare le FM1, FM2, FM3 per memorizzare fino a 18 radio, 6, 6 più 6. Ovviamente anche la parte AM che adesso non viene più utilizzata. Da questi due tasti si cambia radio. Okay. Come potete vedere dalla scritta era già predisposta per connettere il sintonizzatore DAB esterno. Poi andiamo a vedere un po' le altre funzioni. Da questo tasto qui è possibile attivare le informazioni sul traffico. Se tenuto premuto invece si regolava il volume con cui ascoltare le informazioni sul traffico. Ok. Mentre da questo tasto qui possiamo visualizzare l'orario, se tenuto premuto la frequenza con cui diciamo viene trasmessa questa stazione FM. Okay. Poi abbiamo il tasto audio che ha le classiche impostazioni dei bassi, alti, balance e fader, quindi front e rear. Okay. E mentre se tenuto premuto questo tasto qui andava a attivare il menu. Andiamo a vedere le varie funzioni del menu. Quindi innanzitutto è possibile cambiare colore, quindi ambra o verde, green, per adattarsi ai cruscotti delle auto dell'epoca. Lasciamo ambra. Poi abbiamo la possibilità di disattivare o attivare il beep, attivare l'interruzione delle news quando arrivano notizie, attivare
la ricerca delle radio locali, ok? Questa qui invece, Auto 1, 2 o Manual, va a modificare il comportamento di questi due tasti quando si parte la ricerca FM. Quindi se Manual bisogna tenere premuto per selezionare una frequenza, Auto 1 si ferma in automatico quando trova una stazione radio, Auto 2 invece passa in automatico solo sulle stazioni radio già memorizzate, quindi lasciamo Auto 1. Poi Auto Memory consente di memorizzare in automatico le stazioni FM più forti. Frequenza alternativa on-off, lasciamo su on, quindi in questo caso switcherà in automatico quando siamo in viaggio a una frequenza alternativa se disponibile. Poi in questo caso è possibile attivare o disattivare le radio regionali. Okay. ATPS indica la possibilità di selezionare in automatico la ricerca delle stazioni FM che inviano informazioni sul traffico, quindi possiamo decidere se attivarlo o disattivarlo. Poi ovviamente il mono, se possiamo attivare o disattivare, clock, se on off va bene, e l'orario quindi. Qui possiamo scegliere se sincronizzare l'orario sulle stazioni radio FM che lo trasmettono. Questo invece indica la possibilità di attivare o disattivare il LED di sicurezza quando viene tolto il frontallino. Quindi se lasciamo su on lampeggerà il LED rosso quando il frontallino verrà tolto. E poi si ritorna al colore, ok? Quindi queste sono le impostazioni principali. Va bene? Ok, passiamo alla parte CD. Ok, in questo caso i tasti presenti qui vanno a attivare le informazioni indicate, quindi scan, random, repeat, disk scan e random. Questi ultimi due funzionano solo quando è attivo il cambio CD, ok? Quando vediamo quando inserito il CD compare la scritta in, questa qui, okay. Le altre informazioni rimangono le stesse, le altre impostazioni, quelle che abbiamo visto prima. Se ritorniamo sulla parte FM vediamo che rimane indicato il simbolo in perché è inserito un CD. Ok, infine ricordiamo che questo autoradio ha anche il sensore per il telecomando, quindi è possibile comandarla da remoto tramite il telecomando infrarossi. Okay. Bene, che dire, è davvero un autoradio molto bella, un grandissimo display, ben luminoso, caratteristica Kenwood degli anni 90. In ottime condizioni, come potete vedere tutte le scritte sono presenti, non sono cancellate. È un autoradio quindi di 27 anni, si presenta in ottime condizioni, è stato solo riverniciato, è stata riverniciata la cornice perché si era usurata con il tempo. Penso di aver detto informazioni principali, rimango a disposizione per curiosità e commenti. Vi ringrazio, saluto da techbeam.com.